Come mai il vostro cane esegue i comandi solamente se avete il premietto in mano? Oggi vi parlo di questo e di come risolvere questo problema. Innanzitutto dividiamo l'insegnamento di un comando in 3 fasi. Fase numero 1, lavoro in stimolo. Quando noi insegniamo un nuovo trick, un nuovo comando al nostro cane, la prima fase è quella a cui siete fermi voi. Quando mi dite lo fa solo col premietto, significa che voi siete fermi alla prima fase di insegnamento, che prevede il rinforzo costante e il lavoro in stimolo. Spiego meglio. Quando insegno qualcosa di nuovo al mio cane, il mio cane non ha idea di ciò che voglio da lui e quindi tengo il premietto in mano e glielo faccio seguire, ok? Quindi sto lavorando in stimolo, cioè col premietto in mano, e glielo elargisco sempre, ogni volta che la fa, per essere chiaro. E questa è la prima fase. La seconda fase prevede ormai di non lavorare più in stimolo, è qui che casca l'asino. Se tu lavori sempre col premietto in mano, tipo Arta, seduto, bravo Topino, ok, se tu fai questo poi il tuo cane non lo fa più. In realtà bisogna affrontare la seconda fase, ossia una volta che il cane è abituato a vedere che noi facciamo quel gesto, il nostro cane seguirà la nostra mano e gli faremo fare quel gesto, quella cosa senza il premio in mano, e poi premiamo con l'altra. Fase numero 3, rinforzo. No, fermo. Scusa, sto facendo un video. Vai Topini. Vai. Brava. La terza fase, che è quella più importante, è quella del rinforzo intermittente. Che cos'è il rinforzo intermittente, Pleshy? Vieni qui. Bravo. Rinforzo intermittente significa che io non premierò più tutte le volte che il cane eseguirà il comando, ma lo premierò randomicamente. Questo farà sì che nella testa del cane ci sarà un chissà quando arriva. Faccio il comando, lo rifaccio 2 volte, lo faccio 6 volte, poi arriva alla 7ª, ok, continuo a farlo perché so che a un certo punto il rinforzo arriva. Il rinforzo intermittente o a cadenza variabile mantiene il cane con un livello di attenzione più alto, nella speranza che a un certo punto questo premio, questo rinforzo che lui ambisce arriverà. Quindi, seduto, nella fase numero 1 lavoro in stimolo, quindi faccio fare al cane quello che voglio, faccio passare di qua, lo faccio passare di qua e poi lo premio al centro. Ok, seconda fase, non ho più il premio, passo di qua, lui ormai lo sa, bravo Topo, e lo premio. Terza fase, glielo faccio fare un po' di volte, cross, qua, sotto, bravo, e di nuovo, qua sotto, bravo, e lo facciamo una terza volta, e sotto, bravo, e poi lo premio, ok? E poi il gesto dovrà diventare sempre più minimo, insieme al comando vocale, quindi passa, sotto, bravissimo, passa, bravissimo, ok? Senza più dover gesticolare con le mani. Questo è il potere del rinforzo intermittente, ok? E tiene il nostro cane sempre lì a sperare che a un certo punto arrivi questo premio, arrivi questo rinforzo. Se io rimango fermo alla fase 1 e continuo a premiare tutte le volte che il cane si siede per mezzo secondo, il nostro cane non imparerà mai a starsene fermo per più tempo o a fare quell'esercizio senza che noi prima gli facciamo vedere guarda che cos'ho, che è sbagliatissimo il guarda che cos'ho. Il cane deve avere nella testa un'idea che è divertente quel fare quella cosa, che il premio a un certo punto arriva e il vostro compito sarà quello di darglielo con sempre meno frequenza. L'analogia che faccio per noi esseri umani è il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo funziona con questo principio: io tiro la leva della slot machine 10 volte e non vinco, all'11ª vinco e allora la volta dopo tirerò la leva 20 volte. Questo è il rinforzo intermittente, il motivo per cui il vostro cane esegue i comandi solamente se avete il premietto in mano. Fase 1, lavoro in stimolo. Fase 2, senza lo stimolo e continuo a premiare quasi tutte le volte. Magari devo vedere il mio cane se è confuso, se lo fa automaticamente, se ha capito, insomma. Quando ha capito, fase numero 3, glielo chiedo più volte e premio randomicamente. Posso anche poi mischiare questo nuovo trick, vedi Flashy, sotto, e fai passa, bravissimo, ad altri spin, bravo, abbaia,
Bravissimo, dai 5. Alright. E poi gli do un bel premietto. Vero Flashy? Che sei stato un bravo cane? Lui sa che a un certo punto arriva il premio e quindi continuerà a provare, ed è il motivo per cui i miei cani sono così obbedienti e scattanti.